Ciao a tutti, in questo video parleremo di iperfosfatemia. Abbiamo già parlato del fosforo e del calcio nel video sull'iperparatiroidismo che vi metto qua sopra. In questo video andiamo un attimo nel dettaglio dell'iperfosfatemia, che cos'è e come si cura, qual è la causa, diciamo, principale dell'iperfosfatemia nei nostri animali. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete studenti di medicina veterinaria o proprietari di cane e gatto, vi invito ad iscrivervi qua sotto al canale. In questo canale cerchiamo di trattare le patologie del cane e del gatto in modo semplice, cercando di spiegare a chiunque come funziona fondamentalmente una determinata patologia, in modo che poi possiate inviare il vostro cane e il vostro gatto dal vostro medico veterinario di fiducia. Inoltre, se volete supportare il progetto, vi ricordo sempre di mettere un mi piace al video. L'iperfosfatemia che cos'è? È un aumento del fosforo a livello sierico, a livello di sangue fondamentalmente. Il fosforo, consideriamo un'iperfosfatemia quando il fosforo è superiore ai 6-7 mg su decilitro, dipende dai parametri del laboratorio, diciamo sopra i 6,5-7 comincia a essere indicativo di iperfosfatemia. Generalmente quando abbiamo un aumento di fosforo nel sangue o quando abbiamo un aumento di assorbimento a livello intestinale o una riduzione dell'escrezione a livello renale. Generalmente la causa principale di un'iperfosfatemia è legata alla malattia renale cronica. La vediamo frequentemente per esempio nei gatti con insufficienza renale cronica. Vi metto qua sopra il video sulla malattia renale cronica nel gatto. Cosa avviene fondamentalmente? Quando abbiamo un aumento del fosforo, generalmente non abbiamo dei segni clinici evidenti, potremmo averli, ma di solito c'è un'ipocalcemia di contrasto che evita fondamentalmente la presenza di segni clinici, però generalmente potremmo avere delle problematiche soprattutto a livello osseo, l'instaurazione di un iperparatiroidismo secondario. Tendenzialmente come si diagnostica? Di solito un'anamnesi, la visita clinica, esame delle urine, esame del sangue, esame della tiroide e di solito, come ho detto, la causa principale è la malattia renale cronica, che tende ovviamente a far sì che il fosforo aumenti nel siero e che quindi possa poi generare un iperparatiroidismo secondario renale. Tendenzialmente come si corregge l'iperfosfatemia? Tendenzialmente fluidoterapia aggressiva e poi andiamo ad agire sia a livello alimentare con diete povere di fosforo, quindi povere di proteine, e tendenzialmente andiamo ad agire anche a livello di sostanze che vanno a chelare il fosfato, quindi esistono in commercio diversi integratori che vanno proprio a chelare il fosforo all'interno dell'alimento in modo tale che andiamo a ridurre il fosfato chiaramente nel sangue in modo da non instaurare poi un iperparatiroidismo secondario. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.